Dopo l'ultima doppia uscita al Red Bull Ring con un ritiro e un ottavo posto, Bagnaia si è lamentato pubblicamente di Ducati facendo allusioni pesanti. Bagnaia si lamenta di Ducati, ma dovrebbe essere quest'ultima ad essere infastidita dal fatto che dà 7 milioni a uno che senza Marc Marquez starebbe perdendo il mondiale contro un cliente per la seconda volta di seguito, che poi sarebbe la seconda volta nella storia, che poi sarebbe il motivo per il quale è stato chiamato Marc Marquez. Se Bagnaia fosse stato ritenuto in grado di fare il suo lavoro, avrebbero potuto affiancargli un ragazzino, invece no. Quindi Dall'Igna ha avuto ragione e tutti gli altri hanno avuto torto, ok? L'aggravante è che davanti a Bagnaia iniziano ad arrivare non solo i fratelli Marquez, ma anche debuttanti come Aldeguer, che prende un 25esimo del suo stipendio, e gente che guida Aprilia, KTM, Honda, Yamaha, insomma praticamente tutti, anche quelli con le concessioni. Okay? E aggiungo che se al posto di Marquez avessero preso Martin, la faccenda per Pecco sarebbe ancora più fastidiosa e difficile da spiegare, almeno Marc Marquez è Marc Marquez. Pecco le ha buscate da Martin nel 2024. Cosa sperava sarebbe successo con Marquez con la stessa sua moto? Chi lo ha convinto che sarebbe andata meglio? Qualcuno a Torino o a Tavuglia se lo deve essere intortato? Beh, non ha funzionato. Dopo che le cose hanno iniziato ad andare male, qualcuno ha detto magari adesso Pecco si sveglia e si mette in discussione invece di fare accuse insensate a chi gli ha dato 2 titoli, gli ultimi 2 della sua carriera, penso io. E invece no. In questo video vi spiegherò a che punto è, secondo me, la situazione di Bagnaia, cosa potrebbe ancora fare e le cose per le quali è ormai troppo tardi. Bagnaia ha 4 possibilità, Ducati 2. Le volete sentire? Dai! Ciao da Mr. Helmet, come sta andando fra Bagnaia e Marquez? Lo sappiamo tutti, al di là delle spiegazioni esotiche dei vari analisti al contrario che cercano di adattare i numeri alla situazione per dare delle spiegazioni invece di adattare le situazioni che ne derivano ai numeri, la faccenda è chiara. Marc Marquez, dopo 26 uscite in pista fra sprint e gare lunghe, ne ha vinte 21 e questo si traduce in 197 punti su Bagnaia. Per gli amanti della storia, che chi vince più gare è più bravo e dovrebbe essere considerato per il campionato, come dicono per il 2024, il risultato delle vittorie è di 21-1 per Marquez, il cui ruolino è questo qui, ok? Parliamo di uno che negli ultimi 6 round ha fatto più punti di Bagnaia in tutta la sua stagione, ok? E parliamo di uno che nel 2025 in 13 round ha fatto più punti che nell'intero 2024. Ora io non farò l'elenco delle scuse attribuite a Pecco Bagnaia perché ho promesso di non andare oltre i 45 minuti di video e poi lo scopo del video è un altro, ma faccio presente che l'anno scorso Bagnaia si vantava di andare più forte di Marquez e di non temerlo, dicendo che le chiacchiere stavano a zero, molto scorrettamente perché sapeva che non era vero, ok? Che le moto erano uguali, faceva allusioni a quel fatto lì, ok? Lui che le aveva guidate entrambe sapeva bene che non era così, però diceva questo a luglio 2024, quando era molto spocchioso, ok? Non era importante sviluppare la moto prima che perdesse il campionato lo stesso Pecco che a inizio stagione ha dichiarato esattamente il contrario, ovvero che non aver vinto il campionato lo ha avvantaggiato nello sviluppare la moto. Vabbè, lo stesso Pecco che poi ha anche detto che lui e Marquez sono stati d'accordo sulle scelte relative alla moto, ok? Quindi la moto non è stata sviluppata per Marquez, come dicono gli scusatori professionisti a gettoni, e lui e Pecco prima del campionato erano d'accordo su tutto.
prima che uno prendesse schiaffi da quell'altro, chiaramente. Quindi non è chiaro, se hanno deliberato la stessa moto, che differenze vi possano essere fra la moto desiderata da una e quella desiderata dall'altro. Quindi diciamo che questa cosa sono delle puttanate. Okay? Il video non parla, ripeto, di cause e spiegazioni, ma cerca di capire cosa può fare Pecco adesso al netto di quello che deciderà Ducati per lui. Okay? Prima però vi devo dire una cosa. Okay? Il rapporto di Pecco Bagnaia con Ducati non si è rovinato al Red Bull Ring con quell'intervista, quel dopogara, con quelle dichiarazioni terribili, ma in Thailandia alla prima gara, quando dal primo giorno ha iniziato a mettere in discussione non se stesso, ma Ducati, Michelin e tutto il sistema. Dal primo giorno ha rifiutato di accettare la realtà e di mettersi comunque in dubbio, no? Preventivamente. Bene, questo è il modo peggiore per gestire una situazione, perché dimostra la completa mancanza di volontà di mettersi in dubbio, scaricando da subito la colpa sugli altri, ancora prima di avere una serie di dati da valutare. Ok, evidentemente temeva che le cose sarebbero andate in un determinato modo. Ok, in Ducati, specialmente con Gigi Dall'Igna, specialmente aspettando le telecamere per fare la famosa uscita, adesso dobbiamo capire cosa è successo, questa cosa in Ducati non si può fare. Ok, poi ci sono i miei contatti in VR46, ebbene sì, ho anche quelli, che mi hanno spiegato che non sono stati loro a consigliare a Bagnaia questo comportamento. Il comportamento consigliato da VR46 è esattamente quello che sta adottando Bezzecchi, che infatti sta facendo tutto perfettamente. Pensa a guidare, si mette in gioco e ha un rapporto rinnovato con i colleghi, anche quelli con cui ha avuto delle frizioni. Certo, deve ringraziare Rossi per i consigli ogni 5 minuti, però questo è un altro discorso. Insomma, Bagnaia invece dal canto suo sembra consigliato più dal suo entourage più stretto, che sin dal primo giorno ha deciso di mettersi contro il team. Non ci sono altri modi per dire questa cosa qui. Premetto che Pecco ha, secondo me, la mia opinione, ormai definitivamente compromesso il rapporto con Ducati, che ha dovuto mandare prima Tardozzi a urlare "è rosso" per non far fischiare Marquez al Mugello, e poi Pirro, dopo che lo hanno insultato per aver festeggiato con Marquez, hanno mandato a dire che quando vince Ducati vincono tutti, non importa chi vinca. Ok, questa secondo me è una cosa vergognosa, ovvero che un'azienda, una factory, si veda costretta a far parlare prima il suo team manager sul campo e poi il suo collaudatore, ossia quello che sviluppa le moto, che è uno degli uomini di punta anche di comunicazione. Trovo che sia veramente una vergogna dover essere costretti a rispondere così a degli imbecilli. Va bene? Ok. Bene, alla fine Pecco ha 4 possibilità, ok? 4 soluzioni. Soluzione numero 1, il silenzio assoluto, quindi lavorare senza dire più nulla, succeda quel che succeda, qualsiasi cosa penserà Pecco se la terrà per sé. Questa è la soluzione numero 1, non cambierà il risultato, per lui sarà difficile perché è molto orgoglioso, non darà appiglio ai suoi tifosi e alla stampa, e questo magari gli toglierà un po' di visibilità, ma almeno sarà una situazione dignitosa per portare a termine il contratto, ammesso che Ducati non vorrà trovare lei una soluzione anticipata. Se Pecco si comporterà con onore, io penso che Ducati gliene sarà grata. Ok? Per quanto riguarda la stampa, Pecco dovrebbe essersi accorto che lo sta mollando. Rossi ha già lanciato il suo messaggio, si fa vedere mentre i consigli li dà a Bezzecchi, non a Bagnaia, dal quale sta distante, almeno quando ci sono i fotografi e le telecamere, almeno 400-500 metri. Pecco chi? Insomma, e poi è Bezzecchi, il nuovo giocattolo della stampa. Sky Sport Insider, che è il delirio propagandistico di Sky, ha già archiviato Bagnaia, che va difeso, sì, ma evidentemente non è più ritenuto in grado, mentre il nuovo giocattolo è Bezzecchi. Al via la bezzecchitudine, il cui setup è iniziato qualche settimana fa. Ok, vediamo adesso la seconda soluzione per Pecco, ed è quella che io chiamo la soluzione Barrichello. Ok, questa è la più difficile, visto il carattere di Pecco e del suo entourage, accettare di essere il numero 2, dicendolo chiaramente o facendolo capire. I suoi tifosi magari storcerebbero un po' il naso e la stampa amica si troverebbe un po' spiazzata, però
Pecco ne guadagnerebbe agli occhi di tutti. Nessuno gli dice di umiliarsi, però cavolo, parliamo di Marc Marquez, insomma, quindi prendere atto della situazione, lavorare per la squadra, insomma, Pecco tornerebbe ad essere più simpatico e professionale soprattutto agli occhi di Ducati, ma anche di altre case che vorrebbero prenderlo. E per questo, secondo me, la numero 2 sarebbe la soluzione perfetta. Sarebbe la soluzione perfetta, ma anche la meno possibile, visto il carattere di Pecco, che dovrebbe ammettere la superiorità di Marquez, che poi è una cosa che alla fine dovrà fare comunque, senza rendersi ridicolo con scuse e complotti. Con Michelin ci deve correre un altro anno e mezzo. Io eviterei accuse senza senso e allusioni molto pericolose, però ormai Pecco è schiavo del suo essere stato pompato all'inverosimile e nessuno me lo toglie dalla testa, del suo entourage che secondo me ne detta la comunicazione più disastrosa mai vista negli ultimi anni, ok? Cioè una comunicazione ottusa, dispettosa, presuntuosa e anche un po' acida, e chi si occupa della sua immagine e del suo rapporto con i media, mia modesta opinione, è un incapace assoluto che gli fa solo del male, o che comunque magari sarà anche bravissimo, però non sta facendo le cose che servono a lui. Vorrei conoscere il curriculum prima di Bagnaia e sarei curioso di vedere quale sarà quello dopo Bagnaia. Okay? Adesso vediamo la soluzione numero 3. La soluzione numero 3 è la soluzione Melandri. La chiamo così. Pecco potrebbe rescindere il contratto e andar via già a fine stagione per conto suo, rinunciando lui di sua come spontanea volontà ai privilegi, quindi no, alla situazione, i soldi, tutto il resto. In questo caso potrebbe dire che se ne va per incompatibilità, o potrebbe dire che se ne va per altri motivi, potrebbe non dire nulla, però il risultato sarebbe quello lì. Una soluzione consensuale che Ducati, secondo me, accetterebbe. E in questo caso potrebbe mantenere il punto, mantenere l'orgoglio e dimostrare che pensa di avere ragione comunque lui, lasciando qualche ombra, qualche dubbio, qualche non detto così. Potrebbe poi scegliere di andarsene e basta, oppure di andarsene sbattendo la porta, diciamo così, quindi scaricando pubblicamente su Ducati tutte le allusioni, i sospetti, eccetera. Melandri fu bravo, rinunciò ai soldi dicendo che era colpa sua e Ducati glielo riconobbe prendendolo comunque in Superbike anni dopo. Melandri potrà sempre fregiarsi di essere stato un gentiluomo. Biaggi chiuse con la Honda diversamente e ne pagò le conseguenze, anzi direi che nel paddock in qualche modo le paga ancora adesso. In questi casi non è importante se e quanto hai ragione, importa quanto ti vuoi fare male a prendere a pugni qualcosa di più grande di te, cioè ti va a prendere a pugni un treno, ok? Perché le factory sono sempre più grandi dei piloti, sempre. Anche alla lunga, magari momentaneamente il pilota è la stella, eccetera, ma alla lunga le factory e i team sono sempre più importanti dei piloti. Dopo la soluzione numero 2, questa qui, è quella che consiglio di più, è effettivamente meno furba, ma comunque dignitosa, anche se bisognerebbe capire poi dove potrebbe andare già l'anno prossimo Bagnaia. Da Yamaha non hanno fatto nessuna offerta per lui, hanno altri piani, il tempo non c'è, Aprilia si deve tenere Martin volente o nolente, mentre si coccola giustamente Bezzecchi, insomma nessuna casa gli darebbe comunque, al di là di tutto, mai una moto come quella che gli dà Ducati. Se sputa sulla rossa non immagino cosa potrebbe fare sulle altre, ok? E adesso l'ultima soluzione, la soluzione numero 4. La soluzione numero 4 è quella che mi spaventa di più ed è quella che temo si verificherà, cioè Bagnaia insisterà nel protestare, nel fare casino, cercare di tenere il punto. Insisto. Allusioni, cose non dette, a mezza bocca, facendosi così isolare e lasciando a Ducati la scelta se tenerlo fino al 2026 o lasciando a Ducati l'onere di prendere una decisione. Okay? Questa soluzione è pericolosissima, brutta, poco elegante e poco matura, è un disastro per tutti, Dorna inclusa, e non so che bene potrebbe fare alla carriera di Pecco, perché un anno e mezzo con questo clima, anche per stampa, tifosi, media, sponsor, Ducati, Dorna, eccetera, è veramente pesante da portare avanti una separazione in casa così lunga, non lo so se sia possibile. Cosa racconti a chi sponsorizza un pacchetto così? Cosa racconti? Cosa ti dici quando arrivi nel box il giovedì? Non lo so. E adesso le scelte che può fare Ducati. Perché anche Ducati ha delle
scelte, o meglio le decisioni che può mettere in pratica, perché Ducati la sua scelta l'ha già fatta ed ha già scelto di liberarsi di Bagnaia. Lo ha fatto, io sono convinto, dalla Thailandia. Lo ha fatto in base agli atteggiamenti, non in base ai risultati, perché Ducati ha già sopportato Bagnaia in passato, anche quando più o meno vinceva, eccetera, con queste sfuriate, queste lamentele, queste mezze cose, però non aveva alternative, ok? Però diciamo che Ducati sì, è interessato ovviamente alle prestazioni, però ha già rinnovato e sopportato piloti che non performavano. Bastianini ha addirittura rinnovato il contratto. Quello che però Ducati non sopporta è la mancanza di rispetto. Quello che poi Gigi non sopporta è che si metta in discussione il suo lavoro, ok? Soprattutto avendo già chi vince tutto e rende il clima della squadra bellissimo, soprattutto se pensiamo, bellissimo, soprattutto se pensiamo alle stronzate che sono state dette sul fatto che avrebbe rovinato il clima, ok? Non ci si crede. Ci può essere metà box vincente e metà no, succede. Metà box felice, metà no, succede. Però non ci può essere metà box felice, vincente, armonioso e un'altra metà odiata dal pilota con atteggiamento reciproco. Prima o poi nessuno vorrà lavorare con Bagnaia, prima o poi scoppieranno delle tensioni troppo a lungo sopite e sopportate. Ok, le scelte che Ducati può fare sono due. Decidete voi qual è quella brutta delle due e qual è quella bruttissima. Ok, potrebbe uccidere Pecco o lasciarlo morire, sempre fra virgolette, in senso sportivo, è chiaro, non è che Ducati può uccidere Pecco licenziandolo, mandandolo via per incompatibilità o magari mandandolo nel team VR46, il che sarebbe una bocciatura con la scusa di dargli un ambiente più sereno, come si fa con i matti e con i rompicoglioni. Scusatemi. E la soluzione numero due, la scelta numero due, è quella di lasciar morire, sempre sportivamente si intende, ok? Pecco, tenendoselo come un separato in casa, sopportandolo come uno che si deve tenere per contratto, con cui fare il compitino, dicendogli sì sì per un altro anno e mezzo e lasciandolo un po' macerare e umiliare fino alla fine. Okay. Scelta 4 da parte di Pecco e scelta 2 da parte di Ducati sono le opzioni che temo di più e che secondo me purtroppo si verificheranno, ok? A meno che Bagnaia non vinca il mondiale, ma questa è un'altra storia. Può anche succedere, però al momento sembra che le cose non vadano così e comunque non credo che anche una situazione del genere ricostruirebbe comunque un rapporto così inclinato come io penso sia quello fra Bagnaia e Ducati. Okay? Voi cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione, mi piacerebbe anche che vi iscriveste al canale, attivaste le notifiche, metteste dei like perché Mr. Elmer di questo vive e magari anche un abbonamento non ci starebbe male, sono pochi centesimi. La vostra vita non cambierebbe, però magari quella di Mr. Elmer migliorerebbe un bel po'. Ok? Vi saluto. Ciao da Mr. Elmer. Fatemi sapere cosa ne pensate.